Allora, oggi ci addentriamo in una storia molto personale, una storia di guarigione dal disturbo borderline di personalità. Non la vedremo come uno studio clinico, ma come un vero e proprio viaggio di trasformazione, per capire come si può ricostruire una vita partendo da una sensazione di essere completamente a pezzi. Ecco, partiamo subito da qui. Questa frase è un pugno nello stomaco, no? Ci porta dritti al cuore della lotta interiore descritta nella fonte, la percezione costante, quotidiana, di essere rotti, difettosi fin nel profondo. È un'esperienza che ci fa capire subito la posta in gioco emotiva di tutto il percorso che stiamo per esplorare. E qui arriviamo alla domanda centrale. Spesso si pensa che un disturbo di personalità sia una specie di condanna a vita. L'idea comune, diciamocelo, è che se non c'è una pillola magica o una cura, allora non c'è una vera possibilità di cambiare. Ma la storia che stiamo analizzando sfida proprio questa idea. Beh, la base scientifica che ci dà questa speranza esiste e si chiama neuroplasticità. Che significa? In parole povere, il nostro cervello non è un pezzo di marmo, non è fisso, è più come argilla, può cambiare, può creare nuove strade, nuovi percorsi. E questo è un concetto chiave, perché se i nostri modi di pensare e di sentire possono cambiare, allora anche la nostra personalità può guarire. Ora, guardate questa metafora, è potentissima. Serve a descrivere il divario enorme tra la sofferenza interiore e come veniva vista dall'esterno. Da una parte la sensazione di una ferita mortale, una vera e propria emorragia interna. Dall'altra il feedback che arrivava, anche dagli specialisti, era come se fosse un taglietto, un graffio superficiale. Immaginatevi cosa vuol dire vivere così, con questa continua invalidazione che non fa altro che aumentare la solitudine. Ok, adesso entriamo un po' più nello specifico. La fonte ci parla di un'esperienza che spesso viene fraintesa, il cosiddetto borderline quiet, o tranquillo, dove tutta la battaglia si combatte dentro. E questa è una distinzione fondamentale da capire. Da un lato c'è il BPD esplosivo, quello che magari conosciamo di più, con la rabbia e le azioni dirette verso gli altri. Dall'altro c'è il BPD implosivo o quiet, dove la stessa identica intensità emotiva, la stessa rabbia, viene rivolta contro se stessi, un'autodistruzione silenziosa, ma altrettanto dolorosa. E questo ci fa capire bene come si vive. Non è un vuoto passivo, si parla di un abisso che sembra risucchiare tutto. Le relazioni vengono evitate per una paura tremenda dell'abbandono e questo porta a un isolamento che diventa cronico. C'è una confusione costante su chi si è veramente e una rabbia che, non potendo uscire, si rivolge all'interno. E guardate quanto tempo c'è voluto per avere una risposta. Parliamo di 10 anni, 10 anni dall'inizio della psicoterapia a una diagnosi corretta. Immaginatevi, 10 anni di terapie che non funzionano, di sentirsi dire che il problema è solo depressione o ansia e di sentirsi sempre più sbagliati perché nonostante tutto non si migliora. Poi, finalmente, a 26 anni, arriva la svolta. La diagnosi. Per la prima volta quel dolore, quell'emorragia interna ha un nome. E questo apre una strada completamente nuova. L'ingresso in una comunità terapeutica. È lì che inizia il vero percorso di guarigione. Ma perché proprio la comunità ha funzionato così bene? Beh, pensiamoci. Prima di tutto ha dato struttura e regolarità, cose che magari mancavano del tutto. Poi, la cosa forse più importante, la validazione. Sentirsi finalmente visti, capiti. Il confronto con persone che vivevano cose simili ha rotto l'isolamento. E poi, certo, si è creato un ambiente sicuro per imparare a gestire le emozioni e a provare a essere diversi. Ok, abbiamo visto il contesto. Adesso vediamo quali sono stati gli strumenti concreti, gli attrezzi per la guarigione. Perché non si tratta solo di gestire le crisi, ma di imparare delle abilità vere e proprie per costruire una vita diversa, per passare dalla semplice sopravvivenza a una vera e propria fioritura. E il primo strumento, forse il più controintuitivo di tutti, è l'accettazione radicale. Il concetto è semplice ma potentissimo. Non si può cambiare qualcosa che prima non si accetta di avere. Accettare la sofferenza, il dolore, il proprio funzionamento è il primo passo, il passo fondamentale per smettere di giudicarsi e iniziare a cambiare davvero i comportamenti. Ecco, questa è una cosa da tenere a mente sempre. La guarigione non è una linea dritta che sale verso il cielo. Anzi, è un continuo fare 2 passi avanti e 1 indietro.
ci sono ricadute, momenti difficili. E accettare che sia così, che non sia un percorso lineare, fa parte della cura. Ma qual è la radice di tutta questa sofferenza? Spesso la risposta è nel trauma complesso. Qui non parliamo di un singolo evento traumatico, ma di esperienze dolorose, prolungate, ripetute, specialmente nell'infanzia. Questo crea un nucleo profondo, inconscio di vergogna e paura, quella sensazione di essere sbagliati alla radice, che poi alimenta tutto il resto. E per guarire questo tipo di trauma spesso serve un approccio diverso. Le terapie tradizionali, che potremmo chiamare top-down, lavorano con la mente, con i pensieri, ma il trauma complesso è come se fosse scritto nel corpo, nel sistema nervoso. Quindi, per arrivarci, serve un approccio bottom-up, che parte dalle sensazioni del corpo, per poi risalire alla mente. Qualche esempio? Certo, parliamo di MDR, di somatic experiencing o delle terapie basate sulla teoria polivagale. Sono tutti approcci che non si fermano alle parole, ma usano il corpo e le sensazioni per rielaborare le memorie traumatiche e, per risintonizzare un sistema nervoso che è in costante stato di allarme. E così arriviamo all'ultima fase del viaggio. Una volta che i sintomi più acuti sono gestiti, l'obiettivo cambia. Non si tratta più solo di ridurre il dolore o di stare meglio, si tratta di costruire attivamente una vita che abbia un senso, che sia autentica, una vita che si senta, appunto, degna di essere vissuta. Il percorso è quasi una scalata in 3 tappe. Si parte dall'accettazione radicale. Da lì si può iniziare a sviluppare l'autocompassione, cioè trattarsi con la stessa gentilezza che useremmo con un caro amico. E l'ultimo gradino, il più alto forse, è diventare una sorta di buon genitore per se stessi, capace di dare amore e supporto a quella parte di sé che è stata ferita. Questa frase di Marsha Linehan, che è la mente geniale dietro la terapia dialettico-comportamentale, riassume tutto alla perfezione. Lo scopo non è diventare normali secondo uno standard esterno. L'obiettivo è definire e costruire una vita che noi stessi, in prima persona, sentiamo che valga la pena. E così il cerchio si chiude. Siamo partiti da quella sensazione terribile di essere un orologio rotto. Il messaggio finale la capovolge completamente. È un'affermazione di una potenza incredibile. Non si è rotti. Si può cambiare, si può guarire e riscoprire la persona che si è sempre stati, al di là del disturbo. Insomma, questa storia ci lascia con una domanda che va oltre il caso specifico. Ci spinge a chiederci, portando la riflessione su un piano più universale, quali sono i mattoni con cui ognuno di noi può costruire una vita che senta nel profondo veramente degna di essere vissuta. Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.